Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Ella, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare dei nostri punti di forza. Ti piace parlare di cosa sei bravo? Sì, mi piace. Credo che parlare dei punti di forza sia un buon modo per conoscere meglio noi stessi. Ottimo! Ho alcune domande sui tuoi punti di forza. Possiamo condividere le nostre idee? Certo, Ella. Sono felice di condividere i miei punti di forza con te. Tom, qual è secondo te il tuo miglior punto di forza? Penso che il mio miglior punto di forza sia la mia capacità di risolvere problemi. Mi piace riflettere con attenzione e trovare buone soluzioni. È un ottimo punto di forza. Puoi farmi un esempio? Sì, la settimana scorsa al lavoro, il mio computer ha smesso di funzionare. Ho provato diverse cose e alla fine l'ho sistemato. Il mio capo era contento. È impressionante. Ammiro la tua capacità di risolvere problemi. Io penso che il mio punto di forza sia la creatività. Mi piace inventare nuove idee e pensare fuori dagli schemi. La creatività è un punto di forza meraviglioso. Puoi dirmi di più al riguardo? Certo, quando organizzo un piccolo evento con i miei amici, adoro progettare gli inviti e pianificare giochi divertenti. Mi piace far sì che tutto appaia bello e diverso. Sembra molto divertente. Mi piacciono le persone creative perché rendono le cose interessanti. Sì, credo che la creatività renda la nostra vita più colorata. Tom, hai altri punti di forza oltre alla risoluzione dei problemi? Sì, penso di essere anche un buon ascoltatore. I miei amici spesso mi raccontano i loro problemi e io ascolto attentamente senza giudicare. È un punto di forza molto importante. Ascoltare è una parte fondamentale della buona comunicazione. Concordo. Quando ascolto bene, i miei amici si sentono meglio e sanno che qualcuno si prende cura di loro. Cerco di essere una buona comunicatrice anche io. Mi piace parlare in modo chiaro e condividere le mie idee in modo semplice. Una buona comunicazione è molto importante. Ci aiuta a lavorare con gli altri e a fare nuove amicizie. Tom, che ne dici del tuo lavoro? Come ti aiutano i tuoi punti di forza lì? I miei punti di forza mi aiutano molto al lavoro. Ad esempio, quando c'è un progetto difficile, uso la mia capacità di risolvere problemi per trovare il modo migliore per portarlo a termine. Pianifico anche il mio lavoro con attenzione. È fantastico. Penso che la mia creatività mi aiuti nei miei studi. Mi piace fare presentazioni interessanti e scrivere racconti diversi. Presentazioni interessanti possono fare una grande differenza in classe. I tuoi insegnanti devono essere impressionati. Spero di sì. Cerco sempre di mostrare il mio miglior lavoro. Tom, pensi che i tuoi punti di forza ti diano sicurezza? Sì, quando risolvo un problema o aiuto un amico, mi sento più sicuro. Credo nelle mie capacità. Anch'io mi sento così. Quando uso la mia creatività e alle persone piacciono le mie idee, mi rende felice e mi dà fiducia. La fiducia è molto importante. Ci aiuta a provare cose nuove e affrontare le sfide. Concordo. Quando conosciamo i nostri punti di forza, possiamo usarli per migliorare la nostra vita. Tom, come lavori sui tuoi punti di forza?
Cerco di esercitarmi con i miei punti di forza ogni giorno. Ad esempio, risolvo piccoli puzzle e aiuto i miei amici con i loro problemi. Questo mi rende migliore nella risoluzione dei problemi. È una buona idea. Io esercito la mia creatività disegnando, scrivendo e pianificando attività divertenti. Leggo anche libri per avere nuove idee. Leggere è un ottimo modo per imparare. Può rendere la nostra mente più creativa e aperta. Sì, mi piace leggere storie e conoscere culture diverse. Mi ispira. A volte seguo un breve corso per imparare nuove abilità. Questo mi aiuta a migliorare le mie capacità di risoluzione dei problemi e comunicazione. Seguire corsi è un buon modo per crescere. Penso che dovremmo sempre cercare di imparare cose nuove. Ella, perché pensi sia importante conoscere i propri punti di forza? Credo che conoscere i nostri punti di forza ci aiuti a scegliere il percorso giusto nella vita. Ci rende più consapevoli di cosa possiamo fare. Concordo. Quando conosciamo i nostri punti di forza, possiamo fissare obiettivi che corrispondono alle nostre capacità. Ci aiuta anche a sentirci bene con noi stessi. Sì, la consapevolezza di sé è molto importante per la crescita personale. Spesso scrivo un diario per riflettere sulla mia giornata e sui miei punti di forza. È una buona abitudine. A volte faccio una lista dei miei punti di forza e la leggo quando mi sento insicuro. Mi ricorda le mie capacità. Tom, pensi che ci siano delle sfide quando usi i tuoi punti di forza? A volte sento che la mia capacità di risolvere problemi mi fa prendere troppe responsabilità. Voglio aiutare tutti, ma può essere faticoso. Capisco, è bello aiutare, ma devi anche prenderti cura di te stesso. Sì, cerco di bilanciare il mio lavoro e il mio tempo libero. Imparo a dire di no quando ho bisogno di riposare. È molto importante. A volte sento la pressione di essere creativa tutto il tempo, ma so che ho bisogno di pause per ricaricarmi. Prendere delle pause è fondamentale. Aiuta la nostra mente e il nostro corpo a rilassarsi. Tom, chi ti ispira a usare i tuoi punti di forza? Mio padre mi ispira. È una persona molto calma e risolve sempre i problemi con chiarezza. Cerco di essere come lui. È una bella ispirazione. La mia insegnante d'arte mi ispira. È molto creativa e mi incoraggia sempre a provare cose nuove. È bello avere dei modelli. Ci mostrano cosa è possibile. Sì, imparo molto osservando gli altri e chiedendo consigli. Leggo anche storie di persone di successo. Mi motivano a usare i miei punti di forza. Leggere queste storie può darci nuove idee e speranza per il futuro. Tom, come ti senti quando usi i tuoi punti di forza? Mi sento felice e orgoglioso quando risolvo un problema o aiuto qualcuno. Mi dà un senso di scopo. Anche io mi sento così quando creo qualcosa di nuovo. È una bella sensazione vedere le mie idee prendere vita. La felicità è molto importante nella vita. Usare i nostri punti di forza può rendere le nostre giornate migliori. Sì, credo che quando usiamo i nostri punti di forza, aiutiamo anche gli altri e rendiamo il mondo un po' più luminoso. Concordo. I nostri punti di forza sono come doni che possiamo condividere con la nostra famiglia e i nostri amici. Tom, che consiglio daresti a qualcuno che non è sicuro dei propri punti di forza? Direi di provare diverse attività e prestare attenzione a cosa li fa sentire bene. È importante esplorare cose nuove. È un buon consiglio. Penso che tutti abbiano dei punti di forza, ma a volte abbiamo bisogno di tempo per scoprirli.
Sì, essere pazienti con se stessi è fondamentale. Suggerisco anche di chiedere ad amici e familiari quali pensano siano i nostri punti di forza. A volte gli altri vedono meglio le nostre qualità. È vero, il feedback degli altri può aiutarci a conoscere meglio noi stessi. Ella, hai qualche obiettivo per migliorare i tuoi punti di forza? Sì, voglio lavorare sulle mie abilità di parlare in pubblico. Sono un po' timida quando parlo davanti a molte persone, quindi ho intenzione di esercitarmi di più. È un ottimo obiettivo. Esercitarsi a parlare in pubblico può aiutarti a diventare più sicura. Voglio anche imparare di più sulla risoluzione dei problemi. Forse seguirò un breve corso sulla logica o sul pensiero critico. Sembra molto interessante. Mi piacerebbe saperne di più sulla tecnologia. Penso che possa aiutarmi nel mio lavoro. Imparare nuove abilità è sempre positivo. Rende i nostri punti di forza ancora più forti. Sì, credo che non dovremmo mai smettere di imparare. Ogni piccolo sforzo conta. Tom, come festeggi i tuoi successi quando usi i tuoi punti di forza? Mi piace condividere i miei successi con la mia famiglia e i miei amici. Quando risolvo un grande problema al lavoro, lo dico ai miei genitori e festeggiamo con una bella cena. È molto bello. Mi piace mostrare il mio lavoro creativo ai miei amici e a volte fare una piccola festa per festeggiare. Festeggiare i nostri successi li rende ancora più speciali. Ci ricorda che i nostri sforzi valgono la pena. Sì, scrivo anche nel mio diario riguardo ai miei successi. Mi fa sentire orgogliosa e mi motiva a continuare a provare. Tenere un diario è una buona abitudine. Ci aiuta a riflettere sulla nostra giornata e sui nostri punti di forza. Tom, aiuti gli altri con i loro punti di forza? Sì, cerco di aiutare i miei amici quando hanno problemi. Li ascolto e do consigli se lo chiedono. È molto gentile da parte tua. Mi piace aiutare mia sorella minore con i suoi progetti artistici. Le mostro alcune tecniche e la incoraggio. Aiutare gli altri è un buon modo per usare i nostri punti di forza. Ci fa sentire bene e rafforza le nostre amicizie. Concordo. Quando condividiamo i nostri punti di forza, impariamo anche di più su noi stessi. Ella, pensi che i tuoi punti di forza cambino nel tempo? Sì, credo che i nostri punti di forza possano crescere e cambiare. Quando ero più giovane, ero molto timida, ma ora sono più sicura della mia creatività e comunicazione. È interessante. Penso che la mia capacità di risolvere problemi sia migliorata perché pratico di più e affronto nuove sfide. Sento che man mano che impariamo e cresciamo, i nostri punti di forza diventano più forti. Scopriamo anche nuovi punti di forza che non sapevamo di avere. Sì, la vita è un viaggio di apprendimento. Ogni esperienza ci aiuta a crescere. Sono felice di aver potuto parlare dei nostri punti di forza oggi. Mi fa sentire più consapevole di chi sono. Anche io mi sento così, Ella. Condividere le nostre idee ci aiuta a imparare gli uni dagli altri. Tom, ti va di fare una piccola attività per riflettere sui nostri punti di forza? Sì, cosa hai in mente? Propongo di scrivere ciascuno una breve lista di 3 punti di forza e un'area che vogliamo migliorare. Poi possiamo condividerla. È una buona idea. Prenderò qualche minuto per scrivere. Ottimo. Anche io scriverò la mia lista. Dopo qualche minuto, Tom, ho finito la mia lista. Vuoi condividere la tua prima? Sì, ho scritto che i miei punti di forza sono la risoluzione dei problemi,
Essere un buon ascoltatore e comunicare bene. Voglio migliorare le mie abilità di parlare in pubblico. È una lista molto chiara. Ho scritto che i miei punti di forza sono la creatività, una buona comunicazione e l'essere organizzata. Voglio migliorare nella gestione del tempo. Questi sono buoni obiettivi. Penso sia importante lavorare anche sulle nostre debolezze. Sì, concordo. Quando conosciamo i nostri punti di forza e le aree da migliorare, possiamo crescere ancora di più. Sono contento che abbiamo fatto questa attività. Rende i nostri punti di forza più concreti. Mi sento più sicura ora che ho scritto i miei punti di forza. È un buon promemoria di cosa posso fare. Anche a me scrivere i miei punti di forza aiuta a vedere i miei progressi. Terrò la mia lista e la rivedrò spesso. Tom, grazie per aver condiviso i tuoi punti di forza con me oggi. Grazie a te, Ella, per questa bella conversazione. Mi è piaciuto parlare di cosa siamo bravi. Ho imparato molto da te. È sempre utile riflettere sui nostri punti di forza. Sì, credo che conoscere i nostri punti di forza ci renda più forti e sicuri. Cercherò di usare i miei punti di forza ogni giorno e lavorare sui miei obiettivi. Anch'io farò lo stesso. Continuiamo a imparare e crescere insieme. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Magari possiamo parlare dei nostri obiettivi e di come migliorare i nostri punti di forza. È una grande idea. Sono felice che possiamo esercitarci con l'italiano e condividere le nostre idee. Sì, praticare l'italiano e parlare dei nostri punti di forza mi fa stare bene. Grazie, Tom. Buona giornata. Grazie, Ella. Anche a te. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Mi piace dire ciao agli amici. Ciao è un modo informale di salutare. Punti. Punti. I punti sono molto importanti per il punteggio. Ho guadagnato alcuni punti nel gioco. Dobbiamo aggiungere i punti alla fine della partita. Forza! Forza! Forza è una parola che significa forza in italiano. La squadra ha bisogno di forza per vincere. Forza e coraggio ci porteranno lontano. Parlare. Parlare. Io voglio parlare con te. Loro sanno parlare italiano. È importante parlare chiaro. Capacità. Capacità. La mia capacità di apprendere è migliorata. Ogni persona ha una capacità unica. Dobbiamo sviluppare la nostra capacità di ascolto. Risolvere. Risolvere. Devo risolvere un problema difficile. Puoi risolvere questo quiz. Lui sa come risolvere i conflitti. Problemi. Problemi. Ci sono molti problemi da risolvere. I problemi possono essere difficili. Dobbiamo affrontare i problemi insieme. Creatività. Creatività. La creatività è importante per l'arte. Usiamo la creatività per risolvere i problemi. La creatività può essere sviluppata con la pratica. Inventare. Inventare. Io voglio inventare una nuova storia. È importante inventare soluzioni creative. Lui sa come inventare giochi divertenti.
Progettare. Progettare. Voglio progettare una nuova casa. È importante progettare bene un appalto. L'architetto deve progettare il giardino. Comunicazione. Comunicazione. La comunicazione è fondamentale nel lavoro di squadra. Ho bisogno di migliorare la mia comunicazione con gli altri. La comunicazione efficace aiuta a risolvere i problemi. Consapevolezza. Consapevolezza. La consapevolezza è importante per la crescita personale. Praticare la consapevolezza può ridurre lo stress. La consapevolezza aiuta a comprendere meglio le proprie emozioni. Crescita. Crescita. La crescita è importante per l'economia. La crescita delle piante avviene in primavera. Abbiamo bisogno di crescita personale nella vita. Abilità. Abilità. L'abilità è importante per il lavoro. Ogni persona ha una propria abilità unica. Dobbiamo migliorare la nostra abilità nel gioco. Gestione. Gestione. La gestione delle risorse è importante. Una buona gestione può migliorare i risultati. La gestione del tempo è fondamentale per il successo. Organizzata. Organizzata. La festa è molto organizzata. Un team organizzata lavora meglio. La mia agenda è ben organizzata. Ascoltatore. Ascoltatore. L'ascoltatore deve prestare attenzione. Un buon ascoltatore capisce gli altri. L'ascoltatore ha fatto molte domande. Interessanti. Interessanti. I libri che leggo sono sempre interessanti. Le nuove idee possono essere molto interessanti. Ho trovato un film interessanti da vedere. Successi. Successi. Il suo album ha avuto molti successi. Lavorare sodo porta a successi. I successi sono il risultato della determinazione. Riflettere. Riflettere. È importante riflettere sulle proprie decisioni. Dopo la lezione, ho avuto tempo per riflettere. Mi piace riflettere in un luogo tranquillo. Ella e Tom parlano dei loro punti di forza. Qual è il punto di forza di Tom? Ella pensa che la sua creatività la aiuti nei suoi studi. Cosa le piace fare? Qual è il significato della parola creatività? Come si usa correttamente la parola ascoltatore in una frase? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.